Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Following our first video on prepositions, many of you asked for more information about this topic, so here we are. But before we go on, I want to ask you to subscribe to this channel. This will help us grow and create more content. You can also follow us on Twitter, where we provide daily expansions on our weekly video. Cominciamo! Le preposizioni articolate. Alla ricerca di Nemo. La spia che venne dal freddo. Dalla Russia con amore. Nella tana dei lupi. Da qui all'eternità. Sulle orme della pantera rosa. Alla, dal, dalla, nella, al, nel, sulle are all prepositions, or rather, they are the contraction of a preposition with a definite article. In English, we can call them articulated prepositions or prepositional contractions. In Italian, it's le preposizioni articolate. Here you can see a summary table, which you can also find in the PDF linked in the description below. Come formare le preposizioni articolate? The main concept that you need to remember is that le preposizioni articolate, prepositional contractions, follow the same rule of definite articles. First of all, you have to choose the correct preposition, and then you have to choose the definite article that goes with the noun we are talking about. You do this by paying attention to the first letter of the word that follows, and to its gender and number. Is it masculine or feminine? Singular or plural? For example, Giorgio va dallo psicologo. La bottiglia è nello zaino. Ho rotto la maniglia dell'armadio. Salgo sull'autobus. Sandra telefona alle sue amiche. Ecco i voti degli studenti. Masculine words require special attention to avoid an unpleasant clash of sounds. Let's see. The prepositions del, al, dal, nel, sul are used before masculine singular words that begin with a consonant. La gamba del tavolo. Diamo il tonno al gatto. Vengono dal deserto. È scritto nel libro. Metti la coperta sul divano. The prepositions dello, allo, dallo, nello, sullo are used before masculine singular words beginning with X, Y, Z, the groups GN, PN, PS, S plus consonant, and those few words that begin with I plus vowel. Il vasetto dello yogurt. Telefoniamo allo psicologo. È attivato dallo iodio. Sono nello zaino. C'è un buco sullo stivale. The prepositions della, alla, dalla, nella, sulla are used before feminine singular words beginning by consonant. La porta della casa. Scendo alla prima fermata. Nella cucina c'è un bel tavolo. Siediti sulla sedia. As you probably know, if a preposition ending with a vowel is followed by a word beginning with a vowel, we usually contract. Il negozio all'angolo. Nobody says il negozio allo angolo. It sounds weird. Il telefono dell'amica. Viene dall'Asia. Nell'antico castello. La casa sull'albero. Now, what about plural words? Here again, masculine words are more tricky. The prepositions dei, ai, dai, nei, sui are used before masculine plural words beginning with a consonant.
Sono i padroni dei cani. Diamo le chiavi ai vicini. Vado dai genitori dei ragazzi. Passeggiamo nei boschi. I ragazzi ballano sui tavoli. The prepositions degli, agli, dagli, negli, sugli are used before masculine plural words beginning with X, Y, Z, the groups GN, PN, PS, S plus consonant, vowel. Mando gli inviti agli amici. Vado dagli studenti. Negli angoli c'è la polvere. Non arrampicarti sugli alberi. Feminine nouns are easier. The prepositions delle, alle, dalle, nelle, sulle are used before all feminine plural words. I vetri delle finestre. Dagli Appennini alle Ande. Cosa hai messo nelle valigie? Mi sintonizzo sulle frequenze della mia radio preferita. As I mentioned above, these are exactly the same rules that we use with Italian definite articles. To review them, have a look at our video on definite articles, of course. Now let's put all this into practice. Proviamo a fare qualche esercizio insieme. Ho dimenticato le chiavi sul tavolo. La casa è vicina alla spiaggia. Guardami negli occhi. Questo è il programma dell'anno scorso. Sullo scoglio c'è una sirena. How did it go? Download the transcript of this video to review these concepts. Funzioni delle preposizioni articolate. Prepositional contractions, le preposizioni articolate, have basically the same functions of simple prepositions, but there are a few differences that are worth mentioning. Because they are the contraction of a preposition and a definite article, prepositional contractions are generally used when the noun that follows is something specific, of course. Compare. Entra in casa. Come in, come inside. Here we are inviting someone to come in, and this is a set phrase. The focus is more on the action of entering the house than on the specific house. Entrarono nella casa di nascosto. They sneaked into the house. Here we are focusing on the fact that someone sneaked into a specific house. La casa nella casa. Antonio va spesso in chiesa. Antonio often goes to church. Here we are focusing on the routine, on the action, and not on a specific church. Now let's compare. Sono entrata nella chiesa di San Zeno. Here the right choice is nella, in plus la, because I'm referring to a specific church, la chiesa di San Zeno. Vado in vacanza in Francia. Here again, we are referring to France in general. And now, vado in vacanza nella Francia del Sud. And this is more specific, nella Francia del Sud, in the south of France. Remember, before names, surnames, and names of cities, we use only simple prepositions. Ho parlato con Chiara. Un tributo a Maradona. Vado a Firenze. Vengo da Venezia. There are some regional variations, but these are the standard rules. An example. In Emilia-Romagna, my region, we put the definite article before women's names. La Chiara, l'Elena, therefore we combine it with prepositions. Vado dalla Chiara, il telefono dell'Elena. But this is definitely regional, it's not the standard rule. It's now time to mention the partitive article, used to indicate an indeterminate quantity, or some part of a whole. It corresponds to the English some or any.
Partitive articles are a combination of the preposition di, of, with definite articles. A few examples. Vorrei delle verdure, per favore. I'd like some vegetables, please. Ho comprato del pane. I've bought some bread. Ho visto dei bei quadri. I've seen some beautiful pictures. Ho portato dei libri. I brought some books. Vorrei del formaggio. I'd like some cheese. You have now plenty of information. Let's see all this in a context. Your goal is to focus on prepositions, simple and contracted. Let's read together a short text about something very Italian. Very, very Italian. Curious? La Ferrari è il marchio italiano più famoso nel mondo, sinonimo di potenza, velocità, stile, bellezza e successo. Scopriamo qualcosa in più su questa grande casa automobilistica. Fondata da Enzo Ferrari nel 1947 a Maranello, la Ferrari produce automobili sportive e da corsa di grandissima qualità. Le origini sportive risalgono però al 1929, quando Enzo Ferrari diede origine a Modena alla scuderia Ferrari. Partecipa fin dalla prima edizione alla Formula 1 e detiene il record di titoli nel campionato del mondo. Tra i suoi piloti ha avuto grandi nomi del calibro di Alboreto, Schumacher, Alonso, Andretti, Ascari, Fangio, Prost, Lauda, Villeneuve, Vettel. Il simbolo ufficiale della Ferrari è il famosissimo cavallino rampante, derivato da quello usato durante la Prima Guerra Mondiale dall'aviatore italiano Francesco Baracca. Il colore? Esistono tanti rosso Ferrari, dall'originario rosso Alfa all'odierno rosso Corsa di serie, fino alle diverse sfumature delle monoposto da gara. So we came to the end of today's grammar lesson. Try to write some simple sentences with prepositions in the comments below. Do it! And don't forget our website and our Twitter account. We are eager to hear from you. Ciao!